Torneo di Varenna 2024, 19° Milan Open, Champion, semifinale del Consolation, gioco con Andrea De Zandonati. Stretta di mano iniziale e si parte. Inizio con un 5-2, 6-2 di Andrea, ottimo 6-4, colpisco la pedina nell'outfield, però la replica di Andrea è molto buona e fa il mio bar point, quindi ancora avanzata. Sei 3, qui devo correre. In realtà la possibilità migliore è quella di duplicare i 4, ma non me ne sono accorto. Ottimo doppio 3, recupera in corsa. Ecco, 5-1 non è un tiro comodo, devo scoprire. In realtà la mia posizione è abbastanza rigida, ho 3 piloni sul 6, sul 13 e sull'8. L'alternativa era colpire. (5-2) qua sono in vantaggio in corsa di 12, per cui è importante per Andrea tenere la pedina arretrata per colpire nel caso che mi scopra. Quindi questo è un brutto errore perché facilita il mio gioco. Ecco, questa è una posizione interessante, sono avanti di 11, è un holding game con l'ancora sul mio bar point. Sapevo che era una situazione di borderline double, ho cubato, in realtà per XG era un leggerissimo no double. Spesso sbaglio perché ritardo troppo il cubo, questa volta ho commesso un leggero errore anticipando. Sempre un certo vantaggio in corsa, e per Andrea il problema di portare avanti le pedine dal mio bar point. 6-5 migliora parecchio la corsa e qui XG suggerisce di correre proprio perché le pedine sull'ancora sul mio bar point è più una debolezza per Andrea che una forza. Ma doppio 5 risolve elegantemente il problema e adesso Andrea si trova avanti in corsa di 8 pip. Io qui stavo tenendo il running pip count, quindi sapevo che il vantaggio era di 8, Andrea invece deve contare, e quindi sapevo che ragionevolmente per me era un double, ma era sicuramente un take, un grosso take, e quello era l'aspetto che mi interessava di più.
Poi possiamo vedere che per XG in realtà era un leggerissimo no double, anzi no redouble. Probabilmente sullo 0-0 sarebbe stato un double, invece ricubare richiede un vantaggio maggiore, questo in generale. Andrea conta e pensa, perché è un punto molto importante della partita, il match è ai 7, quindi il cubo a 4, 4 punti sono tantissimi e c'è anche la possibilità che il game si ribalti e io porti il cubo a 8, quindi questo è uno dei punti chiave sicuramente del match. Quindi correttamente Andrea ci pensa prima di decidere. Poi cuba, io faccio un controllo ulteriore e accetto. Qui partita non è interessantissima, si tratta di tirare dadi alti, cosa che Andrea riesce a fare benissimo, tira un doppio 4 che lo porta in nettissimo vantaggio. Adesso ha 12 pip di vantaggio. Leggero recupero mio. Ma 3-1 non è un gran tiro. Qui posso portare fuori una pedina dal 4, ma spesso quando servono i due dadi per tirar fuori una pedina può essere meglio migliorare la struttura. In questo caso io ho due grossi piloni sul 6 e sul 5 e quindi ho fatto la scelta corretta. Sempre netto vantaggio per Andrea. Ottimo 6-4. Adesso ben 11 pip di vantaggio. 2-1 non è granché. E qui mi serve un doppio alto che non arriva. E Andrea si aggiudica il primo game. Quindi 4 punti. 4-0. Match ai 7. Quindi grosso vantaggio. Stiamo giocando entrambi molto velocemente, ma devo dire che il primo game era decisamente semplice, non ha presentato decisioni difficili. Inizio standard.
qui Andrea non colpisce la pedina sul 5. Quindi io riesco a fare l'importantissima casa 5. Tanto più importante perché essendo in ritardo nello score devo possibilmente cercare di vincere un gammon, magari col cubo in gioco. Ecco, questo 4-1 è molto interessante. Qui ho giocato senza pensarci tanto 13-8, ma è importantissimo cercare di portare avanti le pedine arretrate, cosiddette glued back checkers, le chiama Michi. Andrea ha un'ancora non proprio avanzata, ma comunque butterfly anchor sul mio punto 3, e quindi devo cercare anch'io di creare l'ancora più avanzata, perché con le pedine sul 24 rischio veramente di rimanere bloccato. Quindi la mia mossa apparentemente naturale è un grosso blunder, invece avrei dovuto giocare 24-20, quindi andando un po' under the gun, si dice, quindi sotto tiro di 3 costruttori, però è fondamentale cercare di costruire l'ancora, perché altrimenti le possibilità non sono tantissime. Anche se c'è da dire che anche dopo la mia mossa per XG sono un po' in vantaggio come equity, ma più che altro per lo score. In realtà le possibilità di vittoria e di gammon sono in favore di Andrea, quindi avrei dovuto giocare una mossa più spavalda. Andrea fa l'importantissimo bar point e adesso il 6-5 non posso scappare con un runner e ho la scelta tra, infatti sto pensando a quello, tra giocare la mossa safe o slottare il bar point, quindi riconoscendo che la mia posizione è più debole, rischiare per cercare di contenere le pedine avversarie. Invece ho giocato la mossa safe, 6-3 per Andrea che porta giù 2 pedine dal mid. Scappare dall'ancora sarebbe un grosso errore, quindi sostanzialmente non ci sono alternative, ma 2 pedine dal mid è una buona mossa sicuramente. E qui 4-3, di nuovo si presenta il problema di combattere per cercare di creare un'ancora per avere delle possibilità. Invece mi sembrava troppo rischioso e quindi ho giocato, fatto casa 2, che però non è utilissimo, oltretutto dietro l'ancora di Andrea. XG vedete che è un blunder da 170. XG avrebbe portato avanti i 2 runner. Perché portare avanti 2 runner? È chiaro che Andrea ha ottime possibilità di colpirmi e fare casa in testa, però portando avanti 2 runner ho la possibilità comunque, poi rientrando, di creare l'ancora avanzata, per cui era sicuramente la possibilità migliore. Rimanere sul 24 non offre grosse prospettive. Infatti adesso fa una delle 2 case, la casa 5, che è la casa più importante, e le mie possibilità sono
veramente abbastanza ridotte. Chiaramente devo tirare un 3 al più presto. Qui sta scegliendo Andrea se fare casa 5 o casa 4, ma direi che casa 5 è nettamente migliore. Cinque 2 qua devo prendere atto che sono nettamente svantaggiato e quindi scelgo di slottare casa 4 cercando un po' di costruire un prime e di soprattutto rendere più pericoloso per Andrea scappare con i suoi runner. 6-5 fa casa 2, migliora la sua casa. Anch'io miglioro la casa, ma continuo ad avere i due runner completamente bloccati. Qui Andrea scappa, non può rimanere troppo indietro. Il doppio 1 è buono, soprattutto se Andrea danza io riesco a tirare un 3. Andrea non danza, mette al sicuro il blot nell'outfield nel caso che io riesca ad uscire. Doppio 2, costruisco un prime da 6, un full prime, che in altre occasioni potrebbe essere una garanzia di vittoria, ma in questo caso con i due runner bloccati sulla casa 24, le possibilità di vittoria di Andrea sono notevoli, sono comunque superiori al 40%. Però in considerazione dello score, in considerazione della volatilità della posizione, perché ovviamente se riesco ad uscire con un runner mantenendo il prime da 6, il mio vantaggio è grossissimo e perderei il mercato. Quindi in considerazione di questi aspetti è fondamentale lo score comunque. Ho cubato senza pensarci neanche più di tanto, ma ovviamente il take di Andrea non è in discussione. Tiro un doppio 5 disastroso. Dopo questa mossa vado nettamente in svantaggio. Adesso soltanto un doppio 3 o 3-6 mi potrebbe salvare, invece 6-4 è pessimo perché scopro anche una pedina. Qui tiro finalmente un 3, ma qui avrei dovuto considerare che ormai le possibilità di vittoria sono molto ridotte e quindi mi sarei dovuto accontentare di ridurre i gammon per l'avversario. Quindi non cercare disperatamente di vincere, ma accontentarmi di andare sul 6-0. Invece, senza pensarci neanche più di tanto, ho splittato il runner, aumentando a dismisura i gammon. Qui Andrea colpisce, ormai la mia casa ha i punti alti scoperti, quindi non fa più paura. Danzo. Per fortuna lui non
non chiude casa 4. Riesco a colpire, riaprendo qualche speranza, perlomeno di evitare il Gammon. Rientra subito e colpisce correttamente. Danzo. E qui un doppio 2 disastroso che chiude sostanzialmente il match, perché evitare il Gammon qua è difficile. Chiude la tavola. Adesso i Gammon sono più del 40%. Qui correttamente Andrea prende il suo tempo per minimizzare i rischi. D'altra parte abbiamo giocato molto veloci, per cui abbiamo entrambi più di 10 minuti. Dal tuo calendario, vitamina D. Qui ormai il Gammon è molto probabile. Qui 6-5 riapre parecchie possibilità, ma doppio 6, 4-1 non è un bel tiro. Mi servirebbe un doppio. E qui sicuramente mi serve un doppio al prossimo tiro. Qui ho cercato di massimizzare le possibilità, ma serve un doppio 4, anche doppio 3 è sufficiente. Quindi 4 possibilità su 36, sempre che non tiri un doppio lui, quindi possibilità di evitare il Gammon ridottissime. E quindi Gammon, che significa match per lui. Qui mi sono entrato in confusione, addirittura ho giocato un 5-2 anziché 3-2. Sto spiegando a Andrea il mio errore. In effetti col 5-2 avrei avuto parecchie possibilità in più di evitare il Gammon.
Vabbè, qui il tempo è tantissimo, per cui ho cercato appunto di appigliarmi a tutte le possibilità, ma alla fine le due mosse candidate sono equivalenti. Qui non arriva il doppio e quindi fine del match. Match giocato decisamente bene da entrambi, ma le decisioni difficili sono state poche. Io ho commesso due grossi errori proprio di concetto, di comprensione della posizione, che dovrò studiare approfonditamente, perché mi è capitato di sbagliare in situazioni simili anche in altre occasioni, sempre in questo torneo. Quindi ottima opportunità per migliorare, per imparare. E vabbè, quindi con questa partita ho dato l'addio alla possibilità di giocarmi la finale del Consolation. Comunque, torneo sicuramente interessante, partite stimolanti. E adesso passiamo a studiarle. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.